Ciao cari amici, oggi Rustami sparisce negli specchietti e qualcosa là fuori si sta imbiancando. Inizia la scalata nel cuore gelido della Georgia. Siamo arrivati a Bakuriani, dove i quad scivolano, le motoslitte danno spettacolo e la neve tinghiotte fino a sopra i polpacci, ma noi ci ridiamo sopra. In questo tour vi portiamo dove i georgiani si rilassano tra boschi innevati, sorgenti calde e discese folli. Sì, benvenuti nel loro rifugio d'inverno. Tra paesaggi congelati e silenzi ovattati, Borjomi ci accoglie con le sue strade trasformate in lastre di ghiaccio. Non poteva mancare la parte culinaria, stavolta proverò a ordinare direttamente i piatti più iconici della cucina georgiana e sì, li assaggerò un po' tutti o quasi. E per finire, passeggiando di notte tra neve e vapori, abbiamo scoperto una sorgente nascosta. Ho provato anche a berla, ma la reazione è stata, diciamo, curiosa. Guardate tutto il video per scoprire queste esperienze così originali. Il giorno dopo le feste di fine anno, tutto intorno a noi è silenzioso, quasi spettrale, ma decidiamo di ravvivare la giornata, uscire e fare un giro raggiungendo il luogo dove i georgiani trascorrono l'inverno immersi nella neve. Direzione Bakuriani. Attraversiamo paesaggi sempre diversi, colline brulle, foreste spoglie, finché il nostro pulmino venturiero ci porta dritti nel regno della neve. A un certo punto ci siamo trovati davanti a un pedaggio, amichevole, facoltativo in teoria, e infatti siamo andati dritti. Che strani! Dovete sapere che in Georgia potete prendere il sole sul Mar Nero e poche ore dopo affondare nella neve del Caucaso. È uno dei pochi paesi al mondo con quasi tutti i climi esistenti, subtropicale, alpino, continentale, tutto in un fazzoletto di terra. Tra salite, gelo, riscaldamento acceso al massimo, dopo 4 ore possiamo dire Bakuriani raggiunta. Ha un significato la parola Bakuriani? Cosa significa in georgiano? Il nome potrebbe indicare la terra di Bakuri. Ora non mi chiedete anche chi è Bakuri, ma vi posso dire che è una delle località montane più amate della Georgia, situata a 1700 metri di altitudine sui pendii nord-orientali del vulcano spento Trialeti. Da decenni è il luogo preferito dai georgiani, ma anche dai russi, per trascorrere le vacanze invernali. Un tempo era una base di addestramento per gli atleti sovietici e oggi è una stazione sciistica in crescita adatta alle famiglie. Libertà, un po' d'aria fresca. Appena si sono liberati si sono buttati nella neve. Non vi dico le macchine in fila per arrivare, sembrava che tutta la Georgia avesse avuto la stessa idea. Dai, ma che sono queste? Non è il quad questo, il quad è questo. Questa è tipo la di un buggy, tipo una macchina 4x4, fighissima. C'è proprio un percorso per le motoslitte, bellissimo. No. Bellissimo. Un giro con la motoslitta, col cavallo, con il pedalò sulla neve. A me non vedi quello come in penna. Costa 10 lari, che è l'equivalente di 3 euro circa. Però è grande il giro. Qui il vero divertimento è noleggiare un quad o una motoslitta e lanciarsi sulla neve a tutta velocità. Quanto a casco e sicurezza, beh, qua sono un tabù nazionale. Il business dei quad qui gira che è una meraviglia. E con tutti quei turisti in giro, la montagna sembra un circuito senza regole e con tantissimo ghiaccio. Con oltre 180 giorni l'anno sotto zero, Bakuriani è il paradiso degli amanti della neve e l'incubo delle dita dei piedi. Qui hanno ospitato i campionati mondiali di sci freestyle e snowboard del 2023, attirando atleti da tutto il mondo. Inoltre si sta preparando per ospitare i Giochi Olimpici giovanili invernali del 2025. Oh, 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 oh. Hello! Hello guys! Hello. Buongiorno. Ok, allora vi spiego un po' quello che stiamo facendo. Ci stiamo divertendo, prima di tutto.
tutto quello. Noi siamo a Bakuriani in Georgia, qui posto dove fanno sciare. No vabbè, è semplice, praticamente non abbiamo gli sci e quindi andiamo sulla seggiovia per andare sulla cima di questa montagna. E Zaza vi saluta ragazzi. Zaza, Italian. Gamargioba. Amico mio. Maya, mi sento su un cammello. Minchia, ma questo coso non è, lo vedo molto sicuro. Non c'è neanche la barra per bloccarmi. Vabbè, se monto il video vuol dire che è andato tutto bene. Ho raccontato poco fino adesso perché era difficile sovrastare 10 voci georgiane e finalmente posso commentare un po'. E finalmente vedo anche un po' di alberi perché ho visto che molte montagne non hanno la vegetazione, un po' per gli incendi, un po' perché hanno disboscato le montagne. Come nei dintorni di Rustavi, infatti andatevi a vedere il video precedente della Georgia. Ha nevicato 3 giorni fa e quindi questa è anche neve, dai, abbastanza fresca. Ma è già finito! Quando ho visto questa discesa ho pensato, ok, si scende, ma senza sci? Ok, geniale. Noi non abbiamo... Siamo gli unici che sciano con i piedi. Perché ho paura. No, ma perché in Georgia si scia con i piedi. Diciamolo onestamente, siamo saliti perché non avevo capito assolutamente niente. Qui in Georgia a volte per me è più facile fare una cosa che capire perché la sto facendo. Comunque siamo scesi senza problemi ed è già un miracolo. La zona è in piena espansione economica e si vede, qui il turismo tira più della motoslitta. Mazza, se cade quello si fanno male, eh? E il ghiaccio è ovunque, se ti va bene scivoli, se ti va male ti becchi una bella stalattite in testa mentre guardi il panorama. Questo è il segno che la temperatura notturna scende parecchio. Abbastanza da trasformare ogni tetto in una fabbrica di ghiaccioli letali. Non ti mettere sotto, eh? Tra motoslitte impazzite spuntano loro, le carrozze con i cavalli, un tocco vintage nel caos bianco, perfette per sentirsi zar per 10 minuti. E niente, qua c'è un bel business, good business. Quanta neve, quanto ghiaccio. 5 anni quei bambini. 5 anni come guidano. Qui fanno guidare i quad anche i bambini, probabilmente secondo me anche prima ancora che imparino a camminare. No. C'è un ospedale. Ho trovato un business qua a come si chiama qua? Bakuriani, un bel business, un bel ospedale privato, una bella clinica degli infortuni. Vengono tutti da noi, diventiamo ricchi. Mamma mia, perché tante persone fanno cadere. Eh sì, qui la sicurezza non è proprio al massimo, però si divertono. Si divertono. Chicken, barbecue. L'organizzazione è micidiale, di Madroba. Questa assaggia. Che cos'è? Dentro patate. Noi quasi abbiamo fatto picnic, dobbiamo fare carne con spada, lì in montagna. Questo farina dentro patate, questo si chiama khachapuri tradizionale georgiano, ci sono dentro formaggio, molto buono. Ecco, questo messaggio rappresenta la Georgia. Dopo un picnic improvvisato nel portabagagli di un'auto, degno dei migliori campeggiatori di fortuna, decidiamo di rimetterci in marcia verso la città dove ho prenotato una casa vacanza. Lì passeremo la notte o almeno ci proveremo. Questa è fogna. Tra distese bianche e foreste immobili, in questo gelo sospeso nel tempo, passa ancora un vecchio trenino, il Kukushka. Va piano ma non ha fretta e forse proprio questo è il bello. È un treno che ti fa davvero apprezzare il paesaggio, peccato averlo scoperto troppo tardi. Ma tranquilli, noi abbiamo il nostro super pulmino, passa ovunque, scivola un po', ma resiste anche su quelle strade congelate che sembrano una pista di pattinaggio. Certo, vivere qua è bello tosta, è difficile.
Vivere qui in mezzo alle montagne nevate non è da tutti, ma c'è chi ci nasce, chi ci resta e chi come noi ci viene a cercare un po' di magia. Bella, questa strada è bellissima. A Bakuriani le strade sono così strette che quando incroci qualcuno, uno dei due respira di meno. Sì. C'è una barca nella neve. Dopo un paesaggio da togliere il fiato, siamo arrivati a Borgiomi. Quindi praticamente si fa la ricarica così, con questi cosi, tipo un bancomat. Sì, certo. Ma ricaricare il cellulare. Ah, al Dano non ci sono queste cose. Mobile unico, tutto. Che si fa? Fighissimo. Vedi? La Giorgia avanti. Non so quale fiume sia, ma stiamo passando sopra un ponte a Borgiomi. Stiamo soggiornando a Borgiomi. Comunque ragazzi, la Georgia è un'esperienza. Snow White. Snow, ice. Ice everywhere. È una fontana senza acqua. Un albero di Natale a 2000 metri finto. E un leone col cappello, perché i leoni qui hanno il cappello. Adesso stiamo cercando qualcosa da mangiare, sperando che sia libero e buono, perché sono giorni che non andiamo neanche a un posto da mangiare. Qui diciamo a mangiare a un ristorante non è proprio economico. Poi vi spiegherò perché. L'inflazione qui è cresciuta in modo spaventoso. C'è una comodissima poltrona finta di legno. Che figa, la voglio pure io a casa. Mi sa che proviamo il cibo tradizionale. Buono, voglio una bella zuppa calda. Mamma mia, quante pietanze diverse, sì. In Georgia mettono al posto del pane mettono i ravioli, che si chiamano khinkali. Enjoy! All'attacco. Il pepe? Questo? Sì. Allora. No, questo è sale. Aspetta. Quindi devo mettere il pepe, giusto? Sì. Ok. Basta, no? Questo devi mangiare con la mano. Dai. Ok. Prendimi in faccia. Un vlog. Buono. Che carne è questa? Carne manzo. Ah, e ci sono le spezie dentro comunque, sento. Questa mangiano insieme con fagioli. Arriva tra poco. Questa pane in particolare. Ah, quindi si mangia insieme ai fagioli questo? Sì, pane così lungo. Ok. Si chiama shoti. Allora, ho preso due cose strane. Le cose più strane le ho prese io. Una è la lingua, ma è lingua bollita, no? È lingua bollita con la salsa piccante. Sì. Ok, questa è una, la assaggiamo. E poi una salsa Con carne. pollo. Sì, pollo. Ok. E poi abbiamo preso un bel cacciapuri con il formaggio. Vedi quando... Che bello bombato, bello soffice. Vabbè, auguri. Quando scemo vitano, guarda grazie. Buono. Dice, help me, aiutami, digli, aiutami. Bravo. Buono, good? Buono. Ah, che buono. Come si chiama questo? Mamma mia, gigante. Che carino. Agiaru, farina, formaggio, uva e Uova e burro? Sì, Mamma mia, è enorme. Guardate la mano quanto è piccola in confronto. È tipo una pizza. Sì, Tipo una pizza buonissima, chiusa. buonissima. Abbiamo ordinato anche la pozione magica. Aiuto. Mamma mia, è gigante questa cosa. E sono fagioli con le spezie, con la cipolla. Buono. Avrà 1000 gradi questa cosa, eh? Dopo aver ingurgitato più calorie di quante ne servono per sciogliere un ghiacciaio, decidiamo di smaltire il senso di colpa con una passeggiata totalmente random. Allora, qui c'è il fiume mezzo congelato, come le mie mani. Ma cos'è, un hotel questo? Extra lusso. Guarda quante lampadine hanno acceso.
ponte figo, veramente figo. Un bel contrasto alla realtà georgiana, c'è da dire questa cosa. Ah, il Crown Plaza. Fino adesso abbiamo visto case senza illuminazione e questa è una botta di luce. Effettivamente il contrasto tra costruzioni è molto forte. Ecco, questa è praticamente la facciata opposta, non che siano case abbandonate, però insomma il contrasto è evidente da una parte e dall'altra. Infatti c'è un'alternanza continua, da un lato palazzi vecchi e dall'altro strutture che sembrano uscite da un catalogo per re. Le luminarie, mezzo alla neve. Say hello to YouTube. Hi, What's your name? my name is Georgi. Ekaterina. Abbiamo trovato l'acqua sorgente. È Ekaterina Spring. Spring, yes. Spring. Ah, is there. Andiamo a vedere. E casualmente così, senza cercarla, ci siamo imbattuti nella famosa sorgente di Borjomi. Borjomi water? Ah sì, questa. This is the water. Puzza di uovo, quindi c'è lo zolfo. Ma è potabile? Ah, ma è bollente. È calda. Bello, eh? Solo che se non ti asciughi le mani adesso si congelano. Ah, ma infatti si sente la puzza di zolfo. Che poi la cosa divertente che l'hanno costruita. Cioè questa in Puglia, sai quando la fanno? Quando fanno la festa patronale e suonano. Allora, vi spiego, quest'acqua è particolare qui, si chiama acqua Borjomi, Ok, Borjomi. frizzante. È frizzante? Frizzante. Questa è calda, però devi bere direttamente calda e si sicura organismo. Ok. Quando diventerà freddo, no, è proprio Ok. adesso. Queste vi Vabbè, dà però giù. devi curare l'organismo quando è malato. Se l'organismo sta bene, non la bevi. Qua stanno vomitando per bere l'acqua. Ma è buona? Sì, assaggia. Mi sembra che ci hanno lavato i piedi. Ma ci si sta lavando qualcuno i piedi sopra? No. No, questa è cura. Questa è particolare qua. Questa è l'alluce. Yeah. Non riesco a bere. Amici, lasciate un like al video se vi è piaciuto e iscrivetevi al canale, mi raccomando. Scali. Eccola, Borjomi e poi non si può leggere. Ekaterina Spring. L'acqua minerale di Borjomi è stata consumata in modo medico dal lontano 1852 e io ho provato l'acqua dei piedi di Borjomi. No, non è vero, è buonissima e la consiglio a tutti. Buonanotte. Mamma mia, un po' inquietante questo. L'uomo fotocamera, quello so io.